Oggi andiamo insieme in uno dei luoghi più complessi, discussi, autentici, sconvolgenti di Mumbai, lo slum di Dharavi. Entriamo nella baraccopoli più grande dell'Asia e ci immergiamo in un mondo spesso raccontato con pregiudizio e paura. Questo è il cuore pulsante di Mumbai, ma non quello dei grattacieli e dello shopping che ci ha storditi nel video precedente. Questo cuore è fatto di vicoli stretti, di bambini che giocano con bottiglie di plastica, di un bagno ogni 400 persone e l'acqua 2 ore al giorno. Qui la gente costruisce ogni giorno qualcosa, anche con poco. Saranno immagini forti, emozioni intense e sì, a volte sarà scomodo, ma sarà tutto così pieno di umanità da lasciare senza fiato. Dopo questi mesi in India ci sentiamo pronti per questa esperienza, l'ultima di questo incredibile viaggio. Siamo venuti alla stazione stamattina, come vedete c'è molto più movimento essendo lunedì, nel weekend è tutto piuttosto tranquillo, invece oggi sono tornati tutti in giro, stanno andando tutti al lavoro e anche noi stamattina andiamo a prendere un treno che ci porta in una zona diversa della città. Il treno interno di Mumbai è una specie di metropolitana di superficie, praticamente costa veramente poco e va in base alle stazioni che si fanno. Adesso noi per fare 3-4 stazioni spendiamo 5 centesimi di euro a testa, quindi veramente irrisorio il costo. Nel video precedente ragazzi ci siamo concentrati sulla parte più ricca di Mumbai. Abbiamo visto la residenza del più grande miliardario dell'India, abbiamo visto ristoranti stellati, negozi di lusso, iper enormi mega centri commerciali dorati e patinati. Ma ragazzi oggi andiamo a vedere invece come vive la maggior parte della popolazione. L'India è un paese che sta crescendo tantissimo dal punto di vista economico e con questo cresce anche tantissimo il divario sociale. Guardando quello che c'è alle mie spalle può sembrare un déjà vu di quello che abbiamo già visto nel video precedente, ma la realtà è che qui a Mumbai due mondi convivono a strettissimo contatto, sono uno accanto all'altro e si intrecciano. Infatti adesso se giro la telecamera vedrete che è un mondo completamente diverso rispetto a quello rappresentato da questi palazzoni. Ecco qua siamo arrivati a Dhobi Ghat. Siamo davanti ragazzi a una scena assurda, siamo davanti alla più grande lavanderia del mondo, una lavanderia a cielo aperto che sorge tra gli enormi palazzi e la stazione dei treni da quel lato. Pensate che qui lavorano più di 700 persone che lavorano e vivono qui, perché in mezzo a tutto questo ci sono anche delle case dove vivono appunto le famiglie delle persone che lavorano qui. A lavorarci sono principalmente uomini ed è un lavoro che viene tramandato di generazione in generazione e ogni giorno più di 100.000 vestiti vengono lavati qui. Arrivano da tutta la città, dagli hotel, dai ristoranti, dai privati. Questo luogo è stato costruito nel 1890, quindi durante la colonizzazione inglese, e si è fatto in modo che qui arrivasse l'acqua 24 ore su 24 e ancora oggi è così. In passato non c'erano ovviamente le lavatrici, quindi serviva un posto dove lavare tutti i panni. Ma come funziona? Come fanno a non scambiarli soprattutto? Allora vanno a ritirare i panni nei diversi luoghi e ogni capo è segnato con delle iniziali che permettono di sapere a chi appartiene, quindi dove va riconsegnato, e poi vengono divisi i capi a seconda del colore ma anche del tipo di capo di cui si tratta, per cui c'è la zona dei jeans, la zona delle lenzuola, la zona degli asciugamani, le cose chiare, le cose scure, è tutto diviso perfettamente a seconda del colore. Veniva in passato lavato in quelle vasche che vediamo lì sotto con quelle pietre, quindi sbattuti sulle pietre per essere lavati. Venivano anche tinteggiati nel caso appunto mancasse colore o candeggiati per renderli ancora più bianchi, poi sciacquati e stesi ad asciugare su questi fili, ma senza
interessa l'uso di francapanni, come direi io, delle mollette, cioè delle mollette, perché ci sono questi fili che sono intrecciati perfettamente, per cui si possono incastrare all'interno gli angoli dei vestiti per evitare che volino via. Oggi si lava sempre meno a mano e sempre più con le lavatrici, infatti qua se ne vede una, sono diverse poi le lavatrici all'interno di questa enorme lavanderia. Un altro business qui è recuperare i jeans, si va casa per casa a chiedere alla gente se ha dei jeans da buttare. I jeans vengono raccolti, vengono sistemati, vengono ricolorati e poi rimessi sul mercato, e questa appunto è tutta la sezione dei jeans. All'interno della lavanderia si lavora dalle 8 alle 15 ore e gli stipendi vanno dagli $8 al giorno ai $15 al giorno, chiaramente in base a quella che è la competenza e l'esperienza del lavoratore, e purtroppo si dice che questo luogo avrà vita breve, anche perché, ragazzi, come vedete sullo sfondo, quei palazzoni testimoniano che i grandi gruppi che costruiscono all'interno della città potrebbero presto essere, diciamo, attratti da questa zona per espandersi sempre di più. Questa enorme lavanderia è veramente una lavanderia da record, ragazzi. Qualche anno fa ha vinto infatti il Guinness World Record per appunto il luogo dove contemporaneamente più persone lavano i panni. Pensate che il nome, cioè Dhobi Ghat, prende il nome da Dhobi, che è il nome della casta a cui appartengono tutte le persone che fanno questo tipo di lavori, cioè tutto quello che è legato a lavare i vestiti, tinteggiarli o stirarli. Apriamo una piccolissima parentesi sulla questione delle caste in India. Se ne parla molto e fanno di certo scalpore, ma che cosa sono? Esistono ancora oggi? Tradizionalmente la popolazione veniva suddivisa in gruppi gerarchici diversi chiamate Varna. Le principali caste sono 4: i sacerdoti, i guerrieri, i commercianti e i servitori. Al di fuori di queste 4 vi sono i Dalit, gli intoccabili. L'appartenenza a una casta specifica è ereditario, non è possibile cambiare casta durante la propria vita e in passato erano vietati persino i matrimoni tra appartenenti a caste diverse. Nel 1950 la Costituzione indiana ha abolito le discriminazioni basate sulle caste, ma il sistema continua ancora oggi a influenzare soprattutto la vita sociale, economica e politica, soprattutto nelle zone rurali. Siamo venuti dall'altro lato della lavanderia e adesso stiamo andando a prendere la metro per spostarci in un'altra zona ancora della città. Continuiamo a risalire verso nord. Mumbai ha questa forma molto allungata e noi stavamo nella parte un po' più sud, quella centrale, e quindi adesso continuiamo la nostra risalita. L'India è stata rappresentata in moltissimi romanzi, moltissimi film le sono stati dedicati. Nel video scorso abbiamo parlato di Shantaram, quindi questo romanzo che abbiamo letto, che abbiamo detto per noi è stato molto importante anche per questo nostro cambiamento. Oggi invece parliamo di un altro libro che poi è diventato anche un film, che è The Millionaire, famosissimo, moltissimi sicuramente l'avrete visto, ma perché ne parliamo? Perché quel film, quel libro è ambientato in uno slum qui a Mumbai. Cosa sono gli slum? Gli slum sono degli agglomerati urbani molto densamente popolati, dove in genere ci sono scarse condizioni igieniche, un sovraffollamento eccessivo, una difficoltà anche a raggiungere l'acqua potabile o comunque delle condizioni igieniche che siano salutari per la popolazione, e generalmente non ci sono neanche dei reali contratti d'affitto o d'acquisto delle proprietà che ci sono all'interno dello slum. Oggi stiamo andando a visitare quello che è lo slum più grande della città di Mumbai, uno dei più grandi di tutto il mondo, che è appunto diventato famoso anche per vari film e libri che sono stati scritti, ambientati appunto all'interno di questa zona della città che ospita milioni di persone. Lo slum si chiama Dharavi, molto grande e anche molto difficile da visitare, proprio perché ci sono tutte queste piccole viette, tantissime persone che abitano in questa zona, succedono tante cose, quindi bisogna anche sapere come muoversi all'interno. E noi eravamo molto in difficoltà effettivamente sulla decisione da prendere, se andare in questa zona, se andare con un tour o autonomamente, quindi siamo stati proprio in difficoltà fino all'ultimo e alla fine ci siamo detti che forse la soluzione migliore in questo caso poteva essere prendere un tour, andare con una persona del posto e insomma riuscire anche a muoversi meglio all'interno, anche per diciamo riuscire a prendere il meglio
da questa esperienza e capirci anche qualcosa in più. La cosa poi che ci ha fatto decidere maggiormente, poi che ci ha fatto proprio prendere la decisione definitiva, è stata il fatto che abbiamo trovato un tour che è gestito da degli studenti, dei ragazzi che proprio vivono nello slum e che studiano qui a Mumbai. Quindi ci piace anche l'idea comunque di dare un piccolo supporto alla comunità in questo modo. È arrivato il ragazzo che ci condurrà in questo tour e stiamo attraversando adesso la stazione da cui siamo arrivati, quella del treno, perché proprio dall'altro lato inizia ufficialmente il quartiere di Dharavi, che pensate ospita 1 milione di persone ufficialmente, anche se in realtà si dice che siano 2 milioni le persone che vivono proprio in questa zona. Lui è Sajid e oggi ci guiderà all'interno della baraccopoli più grande dell'Asia, un vero e proprio labirinto. Sarà lui a dirci anche quando possiamo filmare e quando invece è meglio spegnere la telecamera. Ci troviamo adesso nella parte dove riciclano tutta la plastica. Allora, questa è una delle attività principali proprio di questo slum ed è diffusa in tutta l'area, quindi non ci sono solo piccoli negozi ma sono un po' dappertutto, è una delle attività appunto principali, dei business principali. So they just recycle? Yeah. Ok. So they recycle. So how they recycle? So Le persone più povere raccolgono la plastica nelle strade e la portano a Dharavi. In cambio ricevono 40-60 rupie per 1 chilo di plastica, parliamo di 50 centesimi. Mainly based on its quality or quantity. Poi la plastica viene divisa per colore e inizia il processo di lavorazione. After separation, there we have one machine, the name is called shredding machine. What they do, they cut all the plastic into small pieces. After cut it look like this. Ok, sono tutti divisi, infatti So- con colori tutti diversi, ok. After cut it, first we go for the washing. After wash it, we don't have enough space to dry. So what we do, we go for the rooftop. After drying, we'll fill into a bag. So you can see that's all other shredded plastic bags. We send to the manufacturing company. And manufacturing company, they make just like plastic chairs, buckets, but we don't allow to make a food container or medicine container. Ok. Because it's a recycled plastic, it's harmful for our health. With help of the machine, they cut into small pieces like this. Si divide tutta La plastica. plastica. Nello slum si lavora 7 giorni su 7 per 13-14 ore al giorno. E il salario minimo, cioè di chi lavora anche nella plastica, per lavare la plastica, assemblare tutta la plastica, dividere la plastica, questo salario è di 200 rupie al giorno, stiamo parlando di 2 euro al giorno. Quindi i salari all'interno dello slum variano in base al lavoro che si fa, quindi possono partire da un minimo di 6.000 rupie al mese, che sono 60 euro circa, fino ad arrivare anche a 15.000, 20.000 rupie al mese, quindi parliamo di 150-200 euro. Però ecco, la media si attesta sui 10.000, quindi 100 euro al mese con il cambio attuale. Qui c'è questa caprona gigantesca, guardate quanto è grossa, che è un maschio, ma fa anche il latte, quindi è stranissima, è un po' la mascotte di tutta la zona. Vedete, gli portano da mangiare, infatti, tutte le bucce della frutta. A Mumbai ci sono oltre 200 slum e questo però è uno dei più popolati e anche uno dei più famosi della città, e qui sono rappresentate tutte le religioni, quindi a partire dall'Islam, che è la più rappresentata, poi chiaramente l'induismo e anche il cristianesimo. Ci sono 2 realtà differenti all'interno dello slum, ci sono famiglie e persone che vivono qui da diversi anni, da tanti anni, quindi sono residenti praticamente fissi dello slum, ma ci sono anche tante persone che vengono qui per un periodo più breve, vengono qui dai villaggi soprattutto per venire qui a lavorare, mettere qualcosa da parte e aiutare anche le proprie famiglie al villaggio. Passiamo adesso all'altro business dello slum, la produzione di abiti. So you can see the people, they work here and they sleep here as well. So it's for the female, it's like an upper shirt. This can be also very good brand. It's depend about the wholesaler what They food. put. Ok. We don't know. Ok. Because most of the people, they are migrated. La maggior parte dei lavoratori sono uomini perché sono loro che sono immigrati dai villaggi. C'è una visione vecchia del ruolo della donna, ma piano piano sta cambiando. Girls are not allowed to go for the work. Ok. But right now it's not true. Right now girls although they work, and in my office we have like a female guide as well. Yeah. And they work together. They Yes. compete each other. So it's changing Changing. time. So right now the timing get changed and people also they're changing their perspective.
una persona può produrre fino a 500 magliette al giorno e il costo di queste magliette si aggira attorno alle 50 rupie, 50 centesimi di euro. Poi queste magliette vengono rivendute nella grande distribuzione, vengono distribuite in tutto il mondo con i marchi appunto che vengono applicati da chi appunto acquista questo prodotto. Vengono rivendute a prezzi anche esorbitanti di 100, 200, 300, anche più volte il costo di produzione. E ragazzi, questo, quello che abbiamo di fronte a noi è il mondo in cui viviamo, no? Noi siamo adesso alla base di tutto quanto, alla produzione, e queste sono le condizioni della produzione. E quindi quando andiamo a comprare una maglietta e vediamo made in India, made in Pakistan, è probabile, molto probabile che uno di questi prodotti venga da uno slum come questo. Quindi essere qui adesso, vedere queste condizioni, come vivono queste persone, fa veramente riflettere tantissimo. So guys, we make here. Wow, nice. Ah, yeah. Very elegant piece. Per questi due business, riciclo della plastica e produzione di vestiti, serve energia elettrica. Sajid ci spiega come funziona qui ad Arabi. Wires. Yeah. Every warehouse you have like electricity, so we have like a meter box. So every warehouse you have a meter box, so they count like a unit. So the 1 unit they cost like 8 rupees. So how much unit we consume in a whole month, we have to pay like that. Ok. So every month the electricity bill came like a 6,000, 7,000 rupees, because here we do machines. We use machines, and here we get a water. You can see the red tap over there. So we get a water like a 2 hours in a day. So every part of in the Arabi area, so waters came in a different time slots. So here the waters they come in a afternoon time, like this time, 4 p.m. to 6 p.m. only. On that time we store these types of containers to take a shower, washing a utensil and washing a clothes. For the drinking we store in a different container. Ci sono anche un sacco di barbieri, perché ragazzi qua la vita comunque scorre anche normale, quindi ci sono ristoranti, posti per mangiare, tutto quanto, piccoli negozietti. Praticamente è una piccola grande città completamente autonoma. Proprio fuori dalla parte, diciamo, dove ci sono le attività commerciali, quindi business della plastica, continua lo slam dall'altro lato di questo fiume, che è quello da cui proprio prende il nome questa zona. Si chiama Dharavi perché deriva dal sanscrito Dara, che significa scorrere, acqua, fiume, e quindi prende il nome tutta quest'area proprio da questo. Adesso ci stiamo spostando dall'altro lato, dove non si possono fare né foto né video perché è una zona residenziale. Siamo usciti dalla parte dove non si poteva filmare. Perché non si poteva filmare? Perché la zona è molto stretta, ci sono delle case davvero una accanto all'altra ravvicinatissime, ci sono delle stradine molto molto strette, e ci ha chiesto appunto la guida di non fare alcune foto e video perché la popolazione è prevalentemente musulmana e quindi non amano, diciamo, essere ripresi, e ci sta, comprensibilissimo. Devo dire che la differenza rispetto anche a altre zone come quella dove siamo adesso è che è tutto molto più stretto, quindi in molte zone passi è praticamente tutto al buio e le case sono proprio una di fronte all'altra, molto molto ravvicinate. Ci stiamo spostando adesso nella zona dove viene lavorata la pelle. Allora, questa attività è strettamente legata alla nascita proprio di Dharavi, perché quando arrivarono gli inglesi non era così la situazione, la città non esisteva come la vediamo oggi, ma era divisa in tante piccole isole, 7 isole per l'esattezza, dove vivevano dei pescatori. Gli inglesi però quando arrivarono decisero di far sviluppare moltissimo questa città e portare qui anche l'attività delle concerie. Ma cosa succedeva? Quella delle concerie era un'attività molto molto inquinante, quindi cercarono di tenerla fuori dalla città, ed è proprio così che nacque proprio Dharavi. Perché cosa successe? Che queste attività, quella delle concerie, lavorare la pelle, era considerata un'attività molto degradante, quindi veniva fatta soprattutto dalle caste più basse. Quindi le persone che andarono a lavorare lì e che si costruirono anche la loro casa lì appartenevano alle caste più basse, quelle più povere, quindi non avendo soldi, quelle che costruivano erano delle baracche di lamiera. Iniziò a nascere così proprio tutto il quartiere come lo vediamo oggi, quindi da queste piccole baracche, dalle concerie, dall'attività inquinante che veniva fatta lì. Oggi non ci sono più le concerie a Mumbai perché è vietato, ma viene fatto fuori, e all'interno dello slum però vengono ancora trattate le pelli, quindi vengono portate qui e vengono dipinte, vengono lavorate, lavate, appunto per essere poi rivendute. So making a leather, we use only goat, sheep and buffalo. Okay. We not slaughter any cow, because cow is a holy animal for the Hinduism. Yes. And we not slaughter any wild animal just like crocodile, snake, because it's a crime in India. Okay. Making a leather product, tanning is most important process. Tanning banned in Mumbai, tanning done in Nagpur.
We brought all the tan skin we brought here. First we wash all the skin. Questa è la lavatrice della pelle, ragazzi, è una lavatrice enorme, enorme. Ci sta un bel po' di roba qui dentro. After wash we go for the drying. Ok. After drying we go for the first floor. There we do spray color paint. And after that, with help of this machine, we get a smooth and silky structure. And after that we make just like leather bags, wallets, shoes, jackets and many more. Questa invece è la macchina che taglia la pelle. Yeah, we put in a soft toy and soft pillow because it's very soft. Ah, so used for pillows. Yeah. Fanno i cuscini. Alcuni numeri che danno un po' un'idea di tutta questa situazione, perché adesso abbiamo visto nel dettaglio appunto le attività principali, ma secondo me con dei numeri si capisce meglio la portata di quello di cui stiamo parlando, perché pensate che ad Dharavi ogni anno c'è un giro di soldi che si aggira intorno ai 700 milioni di dollari, 1 miliardo circa. L'economia è retta da 20.000 piccole imprese soprattutto familiari, però c'è una cosa da dire, gli stipendi sono davvero bassissimi, pensate che sono il 75% più bassi rispetto a quelli delle persone che abitano in altre zone di Mumbai. Ovviamente in questo clima, in questo contesto di degrado, di anche autogestione, perché ovviamente si è creata una città all'interno della città che ha delle proprie regole, quindi si autogestisce, ovviamente si è infilata molto facilmente e capillarmente anche la malavita, quindi c'è anche questo aspetto che bisogna tenere presente in una situazione del genere. Ci siamo spostati in un'altra parte dello slum dove vivono delle persone che guadagnano qualcosina in più, quindi c'è una divisione anche da questo punto di vista. Qui le persone fanno lavori un pochino pagati meglio, quindi per esempio lavorano nei customer service o in altri lavori che vengono pagati sulle 15.000, 20.000 rupie al mese. E quindi in effetti si vede un po' la differenza rispetto alla zona precedente, quindi le case sono un pochino più carine, all'interno hanno la doccia, ma per quanto riguarda invece il bagno, la latrina e quindi anche il gabinetto bisogna andare fuori perché è comunale. Che differenza, ragazzi, questa è la parte del mercato rispetto alle viettine, è molto meno tranquillo, ma c'è un mare di gente che passeggia qui attorno. Il ragazzo ci ha detto che appunto ci sono tutte queste persone proprio perché nei mesi del Ramadan, vista anche la maggioranza di persone musulmane che vivono all'interno dello slum, durante questo periodo a quest'ora tutti quanti vanno fuori a comprare qualsiasi cosa appunto in attesa di poter mangiare diciamo a partire dalla fine della giornata con il tramonto. Ingorgo, take it, go. Adesso stiamo andando verso le scuole della zona, quindi passato il mercato è tutto molto più tranquillo, le stradine sono strette ma sempre attenzione perché traballano. So guys, we have two types of schools. Queste sono due scuole, una pubblica e una privata. La differenza è principalmente nel numero di bambini per classe e nelle materie insegnate. 40 bambini per classe nelle scuole private 4-0 in one class. Yeah, in private school. e fino a 80 in quelle pubbliche. Like 80 kids, 80. 80? Yeah. 80 persone in una classe. Public school, here we get a free school, free uniform, shoes, bags, all of this thing is free here. Ah, ok. But in private we have to buy. Ok. So private school is one of the expensive. Ok. But in private school, it's very good thing you learn English very easy. I'm from this school only, but I learn English to see the videos on YouTube, thing website. That's On how YouTube, I learn. yes. Okay. So I use one application. The name is called Duolingo. Duolingo. Ah, yeah. Vada means community. Ok. So it's a potter community. Siamo nel quartiere dove si fanno le ceramiche. È un business portato avanti dalle famiglie che provengono dal Gujarat, nel nord 1,000 dell'India. to 3,000 family they run this business. And here they specialize to make a mud pot. Il processo è completamente manuale e inizia con la raccolta del fango in un quartiere di Mumbai, per terminare con la cottura nei forni installati per le vie del quartiere. Eccolo qua. Ecco, questo è il mega And forno. after that, so what they do colors, they designs like that, and they sell to the market. So you can see like a little bit inside over here. So the female they do colorings over there. So that's the oil lamp.
Qui ci sono tutte le cose che stanno realizzando, queste sono tutte cose che vengono utilizzate nei templi, quindi ci sono lampade ad olio. Stiamo proprio passando in mezzo dove ci sono, vedete qua sopra, stanno proprio sistemando adesso tutte le cose da asciugare nel forno. Questo è proprio il quartiere dove si lavora la terracotta, quindi è l'unico quartiere, sono tutte qua le piccole aziende che sono in mano appunto a queste famiglie. Hello. In questa zona, ragazzi, è cambiata anche totalmente la percezione di Mumbai. Siamo tornati sicuramente a, diciamo, un'attitudine molto Where are you from? Italy. Italy. What's your name? My name is Junaid Ahmed. Hello, very good. Nice to meet you. Nice to meet you, bye. È molto più, c'è molta più tradizione qui, ragazzi, molta di più. È cambiato totalmente rispetto alla zona centrale di Mumbai. È finito il tour, ragazzi, dobbiamo ancora metabolizzare bene, però ecco, siamo ancora all'interno di Dharavi e infatti siamo proprio in mezzo a un altro mercato. Guardate che cosa ho davanti, ragazzi, 1 milione di persone, compresa Angela davanti a me. Stiamo andando verso la metro. Hello. Aspetta, la gente mi tocca e mi saluta. Quanta gente, ragazzi, in questa zona. Vedete, ci sono tutte queste case basse costruite in lamiera, legno e con i tetti in lamiera. Hello. Intanto mi salutano. Lì avanti invece c'è una parte con delle lucine addirittura che probabilmente la sera si accende. Questo è sempre mercato, quindi le persone sono qui sempre a fare acquisti. Sono diversi mercati all'interno di Dharavi. Questo è uno di quelli. Tanto mi ripetono quello che dicono quando mi sentono. Però ecco, non sono esageratamente... Ecco, vedi? Hello! Non sono tutti a salutarci, quindi non tutti sono sconvolti dalla nostra presenza, perché comunque Mumbai è molto frequentata dai turisti europei e non solo, e quindi c'è un po' meno quell'atmosfera di, insomma, tutti gli occhi addosso che avevamo invece in altre zone dell'India. Qua sono più abituati alla nostra presenza. Qua si vende dei curry che vengono fatte con le lenticchie o con i ceci. Sono tutti qui ad acquistare, a portare via. Non si mangia adesso, ovviamente si mangia tra un'oretta, forse anche meno. Ok, questo è il treno, ragazzi, e a quest'ora è un po' ora di punta. Io non so se saliamo stavolta perché sono un po' troppi. Scendono in tanti. La signora è sconvolta, l'ho vista. Vabbè, sono scesi tantissimi in effetti. Siamo entrati, ragazzi, praticamente il primo piede l'ho messo, il secondo già era partito il treno, è partito proprio mentre stavo salendo. Abbiamo solo preso la metro, tra l'altro per poche fermate, e sembra di aver cambiato paese in pratica. Guardate qua, è completamente diversa questa situazione. C'è questa gigantesca moschea tutta illuminata, sempre costanti invece sono i palazzoni sullo sfondo. C'è un sacco di gente a quest'ora perché sono tutti usciti dopo aver finito il digiuno. Ragazzi, allora questo sarà praticamente l'ultimo video indiano, perché comunque questo è il nostro ultimo giorno pieno in India. E quindi, ragazzi, a questo punto buttiamoci in questo frastuono. Sentite, ci sono i clacson in questo momento, tutti hanno ricominciato anche a lavorare, perché quando finisce il digiuno ricomincia anche la vita, e quindi tutti quanti adesso stanno trasportando cose, stanno trasportando persone, stanno trasportando animali e quant'altro. Quindi praticamente io, ragazzi, vorrei fare un minuto intero, un minuto senza parlare, per lasciarci andare ai rumori dell'India esattamente com'è. Quindi ce l'ascoltiamo adesso per un bel minuto, ragazzi.
E ci proviamo un dolce tipico che fanno proprio qui in occasione del Ramadan, si chiama firni. È questo dolce che è cotto in queste cocottine di terracotta che abbiamo visto fare proprio poco fa. Assaggio di questo firni che è un budino di riso. Un budino di riso dolce. Ma molto c'è il dolce. latte secondo te? Secondo me sì, Angela, c'è sempre il latte. Molto buono. Ci abbiamo dormito sopra, ragazzi, ieri sera ci sentivamo come delle magliette. Praticamente ieri ho lavato questa maglietta sotto la doccia, la stavo strizzando, io mi sentivo come la maglietta, cioè proprio strizzati. Rende l'idea, devo siamo dire, stati rende bene. Strizzati da questa esperienza fortissima e quindi abbiamo avuto anche bisogno un attimo di ragionarci, di dormirci sopra un attimo. E ragazzi, allora, forse noi abbiamo anche una fortuna, ecco. Siamo arrivati a visitare questo slam dopo tanti anni di India e quindi bene o male tante situazioni comunque il nostro cervello le riconosceva, magari non in queste dimensioni, dimensioni così, una situazione così, in un contesto così grande non le avevamo mai viste. No, esatto, sicuramente però quello qua l'elemento, e là sì. L'elemento di differenza è stato quello, cioè il fatto che fosse davvero tanta gente, tante cose e in spazi molto molto piccoli. Cioè c'è una parte che noi non abbiamo filmato, quello che abbiamo filmato già comunque ti colpisce, però c'è una parte che non abbiamo potuto filmare e quella, ragazzi, davvero è stato un bel pugno allo stomaco, perché davvero le stradine erano strettissime, una cosa, non passava il sole e le case una attaccata all'altra, una di fronte all'altra, pochissimo spazio, un bagno per 400 persone nella migliore delle ipotesi. E questa situazione davvero, cioè ti trovi lì, l'hai già visto, però essere dentro una situazione del genere ti lascia un attimo. Diciamo che ho capito un po' meglio tutti i libri che ho letto sull'India in quel momento lì, e sia Shantaram l'abbiamo già detto, ma anche La città della gioia che è ambientato comunque a Calcutta, comunque ma anche Millionaire, appunto, ti rendi veramente conto sei lì dentro e ti rendi veramente conto di come funziona tutta la cosa. E noi tra l'altro abbiamo visto solo una parte, la parte migliore credo dello slam, nel senso che il tour ti porta nelle zone che sono più sistemate, diciamo, no? Quindi vedi tutte le attività, vedi queste case che poi all'interno sono delle grandi stanze tenute bene, pulite, all'interno non c'era niente di che da dire, però vedi una piccola parte. Non siamo andati proprio nei vicoli un po' più nascosti, un po' più lontani, un po' più... Esatto, giustamente, anche perché comunque all'interno di uno slam ci sono tantissimi problemi igienico-sanitari, perché comunque ci sono delle malattie, la malaria, la dengue, c'è tantissime cose che si sviluppano proprio all'interno, ci sono persone che vivono senza la corrente. Noi abbiamo visto, c'è la corrente elettrica 24 ore su 24, ma in un'area, alcune zone sono senza corrente, senza servizi igienici, senza acqua, quindi è molto pesante la situazione. Abbiamo parlato anche del fatto che c'è della criminalità all'interno che gestisce proprio tutta la situazione, no? Mantiene un po' l'ordine all'interno di questo slam. C'è anche da dire che tra l'altro Dharavi è a rischio, sì. Sono diversi anni che si parla di fondamentalmente buttare giù tutto quanto e lasciare spazio ai bei palazzi, ai grattacieli, sì. E quindi anche il ragazzo ci ha detto che magari tra 2 o 3 anni tutto questo non ci sarà più, perché le persone potrebbero essere spostate in palazzoni e le attività spostate in altri luoghi della città, quindi... E dobbiamo pensare, però, dobbiamo vederla non col nostro occhio da bene, gli danno una casa, saranno tutti contenti, perché non funzionerà esattamente così. È vero, lui ci ha detto sì, magari ci danno anche una casa, dobbiamo pagare qualcosa, ci daranno una casa, un appartamento, ma poi dove andiamo a lavorare? Ecco. Perché non puoi riciclare la plastica, lavorare le pelli o fare i tessuti dentro un appartamento di un palazzo. Non puoi spostare farlo. Praticamente 2 milioni di persone, perché poi i numeri non ufficiali sono anche più alti, esatto. No? Quindi 2 milioni di persone da prendere e spostare da un'altra parte con altre condizioni, cioè è veramente molto difficile, anche perché adesso Dharavi prima, diciamo, quando è nata si trovava in una posizione esterna rispetto al centro, poi la città si è espansa e quindi adesso praticamente lo slam è nel centro della città, quindi è proprio una questione molto difficile da gestire, molto a rischio in questo momento. Infatti sono tanti anni che ci sono questi progetti di buttare giù tutto, di fare palazzi,
Però sono cose comunque continuano a rimandare perché comunque bisogna trovare la soluzione che vada bene per la maggior parte degli interessati. E quindi ragazzi, questo è stato il nostro modo di chiudere il nostro viaggio in India praticamente, perché ci siamo. Così si chiude praticamente la nostra visita a Mumbai con un bel magone addosso. Sì, mamma, ripercorrere tutto quello che abbiamo vissuto in questi ultimi mesi qui in India, non so, è un viaggio, non so, anche adesso siamo un po'... siamo scioccati per quello che abbiamo visto ieri, ma anche per il fatto che dobbiamo salutare questo paese che, l'avete capito, per noi è un paese speciale e quindi diventa complicato anche tutto il resto, diciamo, andare via diventa complicato, però sì, è questo, funziona così. Non è mai un paese che lasciamo volentieri o che comunque ci lascia indifferenti, vabbè dai, tanto domani siamo da un'altra parte, no, non è così e mai sarà così con l'India. Quindi noi ragazzi adesso vi salutiamo perché dobbiamo prepararci. Esatto, adesso andiamo a chiudere gli zaini, ci prepariamo perché comunque dobbiamo andare in aeroporto, prendere un volo. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e noi vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video, ragazzi. Alla prossima ragazzi! Ciao!